Ciao a tutti, mi chiamo Guglielmo Giugioli, sono un imprenditore e sto facendo il visiting del mio PhD, il mio dottorato di ricerca, qui in California, a Stanford e Berkeley. Nel nostro percorso incontreremo personalità del mondo accademico e fuori, con un unico obiettivo, quello di aiutare individui, aziende e università a ragionare in maniera diversa, a vedere le cose con prospettive diverse, a prendere strade poco battute. La prima persona che incontriamo è Luigi Pistaferri, professore di Economics qui a Stanford. E con lui discutiamo di come a Stanford mondo accademico e fuori interagiscono continuamente. E magari, perché no, a un party possa capitarti di rivedere un ex studente che sta lanciando una sua idea. PayPal. Ciao Luigi, come stai? Ciao Luigi, grazie di averci invitato qui a Stanford. Siamo ora curiosi di sapere la tua, di sapere quali sono le strade poco battute che qua invece a Stanford vengono percorse molto spesso. Sì, ti volevo magari parlare di un paio di cose che forse sono comuni qui in un posto come la Silicon Valley, a Stanford University, magari non sono tanto comuni in Italia. Noi abbiamo un programma di PhD in Economics che ha all'incirca 60-70 studenti, quindi 20 all'anno distribuiti sui 4-5 anni. E una cosa che è molto comune qui è che quelli che finiscono un PhD con un dottorato in economia non necessariamente continuano con la carriera accademica. Una volta il trend era 100% cercavano impieghi nelle università, invece adesso, grazie anche alla continuità che c'è qui in un posto come la Silicon Valley tra l'università e le aziende, è molto facile per i nostri studenti in realtà finire in un posto come Google o Amazon o eBay, perché queste sono aziende che hanno Che cominciato... si relazionano molto con l'accademia. Si relazionano molto con l'accademia, conoscono questi ragazzi, perché molti ragazzi, molti dei nostri studenti in realtà fanno anche per esempio dei progetti durante l'estate con queste imprese, si fanno conoscere e finiscono per diventare i chief economist di queste imprese. Per esempio Uber aveva deciso che il modo migliore per massimizzare i profitti era far partire un dipartimento di economia con dei PhD in economics che studiavano per esempio il pricing, il marketing, le auction, come far diciamo, funzionare in maniera ottimale il numero di drivers che c'erano in una certa zona in diverse ore della giornata, oppure se voi siete pratici di Uber c'è una cosa che si chiama surge pricing che cambia il prezzo a seconda della domanda che esiste, quindi se stai al di fuori di una partita di football alle 2 del pomeriggio c'è molta domanda per arrivare allo stadio, il prezzo aumenta, quando ci sono un sacco di aerei che arrivano all'aeroporto, tutte queste cose sono state fatte dal loro Dipartimento di Economia che assume più facilmente i nostri studenti e quelli di Berkeley perché si trovano insomma, in questa zona organica anche per conoscenze pregresse piuttosto che... Quindi magari mentre in Italia per un PhD c'è un'unica strada che è quella più battuta, che è il percorso accademico con tutte le difficoltà che sappiamo, invece qua c'è anche un'altra strada che viene battuta, che è quella di relazionarti con le aziende. Sì. Quindi di fare magari innovazione e ricerca nelle aziende. La cosa interessante di questi PhD students, questi con i PhD che poi vanno a finire in azienda, è che non fanno un lavoro, diciamo, che è molto diverso da quello che farebbero in accademia. È un lavoro di natura accademica fatto però con uno specifico obiettivo che è quello di fare un certo tipo di cose per Uber, per Amazon, per Google, che ovviamente hanno diversi tipi di interessi e quindi lavorano in diversi tipi di fornitura di servizi e così via. Quindi rimane comunque un lavoro accademico, però fatto nelle aziende invece che fatto nell'università. Ovviamente non tutti sono tagliati per quel tipo di lavoro, c'è un po' di selezione.
quello che vuole fare, diciamo, studiare modelli matematici di teoria economica, non va a finire l'azienda, o magari va a fare finanza. Poi ci sono ovviamente gli aspetti, c'è la libertà accademica che non ha ovviamente un'azienda, però c'è un processo di selezione, i ragazzi e le ragazze che sono interessati a lavorare nelle aziende adesso hanno molte più opportunità perché ci sono un tipo di offerte di lavoro che una volta non esistevano. Che non c'erano. E vieni pagato anche meglio. E prima mi raccontavi anche che le stesse aziende sono anche più disponibili a concedere i loro dati per fare ricerca. Sì, perché questo fa parte, diciamo, dell'ambiente organico della Silicon Valley. È molto frequente che si conosca il Chief Information Officer di Amazon o di Uber a un party, oppure abbiamo, che ne so, i figli vanno alla stessa scuola, quindi io posso conoscere a un party, a uno di questi eventi, diciamo, non professionali, il CIO che mi dice: guarda, io ho questi dati, mi spiega che cosa sta facendo, e io ho il mio PhD student, eccetera, quindi si mettono in contatto con l'obiettivo di scambiarsi i dati. E si parla di milioni di dati perché poi questo è big data. Quindi c'è una grandissima contaminazione tra questi due mondi. Esatto, tra l'accademia e l'industria, soprattutto in queste zone, una zona in realtà alla fine piccola, perché non è una città grande, quindi più o meno ci si conosce tutti. E ci sono solo due grandi business, il business dell'università di Stanford e il business della Silicon Valley, cioè della tecnologia. E quindi le imprese sono disposte a dare i dati perché da un lato fanno, come dire, it's a good service to the community, aiutano, diciamo, sono stati studenti anche loro in passato, non so come dire, quindi capiscono l'importanza della ricerca, e dall'altro ne beneficiano perché il tipo di ricerca che viene fatto, che non è vincolato a quello che l'azienda che ti dà i dati ti chiede, il tipo di ricerca che viene fatto può essere poi utilizzato dall'impresa per migliorare il proprio prodotto, quindi il proprio servizio. È un duplice beneficio da entrambe le parti. È un do des, sì. E l'ultima cosa, Luigi, mi raccontavi prima che ci piace, ecco, condividere al nostro pubblico, è quella, un'altra ancora strada poco battuta che qui viene percorsa, e mi raccontavi che poi molti PhD, molti ricercatori aprono loro stessi le loro aziende, giusto? Esatto, cioè c'è molta, sia i professori che alcuni studenti alla fine, poiché sono in una zona in cui l'enterprise è facile da far partire, start-up, eccetera, a volte sono loro stessi quelli che formano delle aziende e in alcuni casi sono diventati, diciamo, delle aziende di successo. Io mi ricordo l'episodio, nel primo anno in cui sono arrivato, nel 2000, ho conosciuto a un party uno studente che aveva appena finito il BA, così cominciamo a parlare del più e del meno, gli chiedo: tu che cosa vuoi fare in futuro? Lui dice: no, io ho appena cominciato una start-up per fare pagamenti elettronici che si chiama PayPal. E io, diciamo, ho pensato: vabbè, questa cosa fallirà sicuramente, perché i pagamenti elettronici nel 2000 magari non c'era molta certezza su se era una cosa sicura, se la gente l'avrebbe usato, eccetera. E quindi, come dire, è facile sbagliarsi quando le cose sono molto nuove, perché le cose molto innovative, molto novel, come si dice qui, sono quelle più difficili poi da catalogare, e infatti ovviamente c'è anche il cimitero delle start-up che... Giustamente, ecco. Ma questo, diciamo, in una zona come questa è assolutamente prevedibile ed è completamente atteso anche da quelli che cominciano una start-up, che può finire in nulla. E una volta che quella si capisce che non viene sul posto... Però poi il rischio viene preso, la strada meno battuta viene percorsa. Viene percorsa sapendo dei rischi, conoscendo i rischi, e conoscendo i rischi si sa anche se una fallisce, magari poi nel processo capisco delle cose e la cosa acquisito qualcosa che magari può portarsi dietro e può fare la differenza, magari nella propria, nella seconda startup. Esatto, la seconda e la terza. Quindi ci sono, diciamo, imprenditori seriali. Ci sono anche quelli che hanno delle start-up che sono di successo e che decidono una volta che camminano sulle loro gambe, poi di far partire un altro. La vendono, incassano e partono un'altra start-up. Il bello di questa zona, il rischio viene preso ed è una cosa che fa assolutamente parte del modo di concepire l'impresa. Quindi può capitare, ed è quasi, passami il termine, quasi la normalità, che un tuo ex studente poi magari si trova a
a lanciare una startup che poi magari ecco, scrive davvero la storia e cambia la vita delle persone. Come nel caso di PayPal sicuramente. Però sì, è capitato ed capiterà, perché questo è il modo di fare in questa zona del mondo. Grazie Luigi di averci invitato qui a Stanford e di averci raccontato veramente tante strade poco battute che qui vengono percorse. Grazie a voi. La prossima persona che intervistiamo è Roberta Sala, che dopo il suo percorso a Stanford è oggi ricercatrice presso Circle Pharma. Con lei continuiamo a parlare di ricerca, contaminazione e imprenditorialità. Qui a Stanford siamo ora curiosi di ascoltare quali sono le tue strade poco battute. Ciao Guglielmo, grazie per avermi invitata a partecipare a questo tuo progetto. E quello che posso condividere è che qui ho veramente imparato che c'è molto di più oltre all'università. Dopo il mio PhD sono arrivata a Stanford, ho fatto ricerca qui a Stanford appunto in un laboratorio universitario, però questo poi mi ha portata al mio attuale lavoro in cui appunto faccio ricerca in azienda. Qui proprio in Silicon Valley è molto facile essere esposti a tutto quello che c'è oltre all'università. Infatti le università proprio nella zona hanno rapporti diretti con le varie realtà aziendali che ci sono qui. Quindi c'è una grande relazione tra mondo accademico e mondo fuori, tra università e azienda. Assolutamente sì, tanto che molti professori anche qui a Stanford, Berkeley o comunque appunto tutte le università, che alla fine sono 3, nella zona hanno proprio contatti diretti con aziende locali, appunto essendo o cofondatori di start-up che poi magari sono anche diventate grosse aziende nell'area o comunque hanno contatti a livello di ricevere fondi o cose del genere. Tanti sono proprio scientific advisors anche per grandi aziende. Una che mi viene in mente nel mio campo è ad esempio Genentech. Tanti professori fanno anche una serie di collaborazioni con aziende simili. Un'altra azienda che alla fine è nata a Stanford ad esempio è Google, dove dei dottorandi hanno sviluppato appunto il concetto di Google e poi sono riusciti a fondare un'azienda privata. Quindi il PhD durante il PhD l'unico percorso non è quello di fare carriera accademica, ma c'è un altro terreno, esatto. Un'altra strada che è quella di relazionarsi con le aziende o magari, perché no, come nel caso di Google, aprire la propria azienda. Assolutamente sì, qui si parla molto proprio di imprenditorialità e la possibilità di fare qualcosa al di fuori dell'università. Quindi, in parole povere, di monetizzare magari una ricerca che è stata condotta all'interno dell'università, però ovviamente quello di cui ci si rende conto subito è che l'università non ha a disposizione, ci sono ovviamente molti fondi a disposizione, però comunque per portare una scoperta ad un prodotto eventuale servono parecchi finanziamenti e da quel punto ovviamente c'è la spinta di voler portare diciamo, la scoperta fatta eventualmente in un laboratorio in un'azienda che può poi dedicarsi prettamente allo sviluppo di quel prodotto. Diciamo che tutti in università si rendono conto che non ci sono le capacità per sviluppare un prodotto dalla ricerca di base, diciamo, a effettivamente una cosa commercializzabile e quindi a quel punto tanti decidono di fondare una startup, quindi raccogliere fondi e se la startup poi ha successo diventa poi anche un'azienda famosa e di successo. Grazie Roberta di averci incontrato di nuovo qui a Stanford. Grazie a voi per avermi invitata. L'ultima persona legata a Stanford che incontriamo è Donata Passarello, ricercatrice presso eBay, e con lei discutiamo di ricerca, carriera e intelligenza artificiale. Ciao Donata, grazie di averci dedicato un po' del tuo tempo qui a Stanford. Siamo ora curiosi di sapere la tua e soprattutto qual è la strada che hai intrapreso che magari molto spesso
è poco battuta? Ciao Guglielmo, è un piacere incontrarti e chiacchierare un po' con te. Una strada poco battuta che io ho preso è quella di cambiare direzione di ricerca nella mia carriera. Spesso si pensa che il tuo background definisce quello che tu andrai a fare nella vita e non è sempre così. Nel mio caso io ho un PhD in fisica, quindi ho fatto sempre ricerca nell'ambito di fisica e scienza dei materiali e a un certo punto, mentre ero a Stanford, quando l'intelligenza artificiale cominciava a diventare così, diciamo, famosa, così comune, ho pensato che potevo utilizzarla per uno dei miei progetti e da lì poi ho fatto un cambio di carriera che è stato anche un po' graduale, che mi ha portato a fare ricerca adesso su algoritmi di intelligenza artificiale in una compagnia. E, guarda, sono curioso proprio in questo ambito, quello dell'intelligenza artificiale, magari quali sono le strade poco battute o quantomeno quelle che si stanno intraprendendo, percorrendo proprio in questi giorni? Allora, l'intelligenza artificiale è entrata in tutti i campi di ricerca, da quello riguardante l'agricoltura, alla ricerca in fisica, alla ricerca in biologia. Tutti i settori adesso di ricerca utilizzano intelligenza artificiale ed è bellissimo, è formidabile come tante ricerche possono accelerare in questa maniera, perché spesso la si utilizza ti faccio un esempio pratico. Nel mio caso, quando ero a Stanford e lavoravo su ricerca per materiali, la utilizzavo per individuare quali materiali misurare e approfondire nella ricerca di caratteristiche specifiche. L'intelligenza artificiale, piuttosto che avere adesso 10 milioni di materiali da sintetizzare, ti dava quelli che sono più probabili, con una probabilità più alta hanno quelle caratteristiche. Quindi aiuta in tanti campi, poi per non parlare nel campo medico, dove complementata alle competenze specifiche delle persone, in questo caso dei medici o degli scienziati, possa aiutare a migliorare la nostra qualità della vita. Quindi magari in un futuro non troppo lontano la stessa intelligenza artificiale potrà aiutarci a percorrere meglio queste strade poco battute. Assolutamente, ne potrà aprirne altre che non sono assolutamente battute fino ad ora. Grazie Donata per averci condiviso la tua prospettiva. È stato un piacere, grazie a te. E ora siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Riavvolgiamo un po' il nastro. Abbiamo parlato di contaminazione, di intelligenza artificiale, di cambi di carriera, di sentieri poco battuti. Molto spesso il vero problema nella vita è incamminarsi, ma poi quando queste strade poco battute vengono percorse, alla fine in quel momento preciso lì scopriamo che ne è valsa veramente la pena.